non intendono essere un trattato che parli in maniera esaustiva del tema che propongono, ma ricordiamo brevemente che le schede che il Siracide aveva per queste sue lezioni di formazione dei maschi, purtroppo non delle femminucce, della borghesia e della nobiltà di Gerusalemme, erano base di discussione, non erano vere e proprie lezioni frontali come le intendiamo noi. Nella scuola antica il rapporto fra docente e discente era non la parola e l'ascolto, ma era il dialogo. Questo faceva sì che il Siracide, raccogliendo queste sue schede, non avesse nessuna intenzione di dare la totalità dell'argomento, ma dava solo quella base che poi poteva servire ad aprire un dialogo fra i presenti. Anche noi di per sé dovremmo fare così, anche se non ci è concesso, dato il numero di presenze, se tutti parlassimo, e di per sé sarebbe interessante, non arriveremo certo più in là delle 20 righe di una scheda. Un secondo dato che va sottolineato prima di partire è questo limite, il limite del punto di vista. Il punto di vista del Siracide non è la donna, ma è l'uomo. Lui ha davanti dei maschietti che deve educare e quindi pone sempre i problemi da questo punto di vista. Questo giovanottello che deve entrare nella vita, cosa vede? Come lui si rapporta a. E di conseguenza, mancando il punto di vista femminile, sentiamo che c'è un grosso limite nel trattare questi argomenti. Terzo, io vi ho lasciato alla linea 16 in sospeso la donna e l'amore e non vi ho messo nessuna citazione, perché ci sono almeno una quindicina di piccole schede in merito a questi temi. Io ho scelto solo una breve frase come fondamento per l'argomento che affronteremo, poi ho scelto 2 testi sull'amicizia, un testo sull'amore coniugale. Sulla donna parleremo affrontando l'amore coniugale. Forse è una scelta discutibile, però tuttavia io dovevo limitare la scelta dei testi dato il tempo che ci è concesso. Ecco, detto questo, è meglio che partiamo subito. E il testo che fa da fondamento alla nostra indagine di questa mattina è il versetto 23 del capitolo 40. Alla linea 22 avete la traduzione italiana. Il compagno e l'amico si incontrano a tempo opportuno, ma più ancora di essi, moglie e marito. Leggere in italiano una frase del genere significa leggere una banalità. Provate adesso a fare una piccola fatica. Andate alla linea 20. Alla linea 20 voi avete la parolina philos, kai et airos, e poi c'è la parolina magica, eis kairon. Se noi studiassimo il vocabolario del tempo in lingua greco-ellenistica, scopriremo una cosa simpatica. La parola tempo si dice in 2 modi. Noi abbiamo solo la parola tempo per dire tempo. Loro per dire tempo hanno la parola chronos, che è la parola più conosciuta, e poi hanno questa parolina strana, kairos. Adesso proviamo un momentino a far finta di fare i filologi.
Che cos'è il Cronos? Che cos'è il Kairos? Se noi prendessimo una concordanza, ci accorgeremo che il Cronos è il tempo che noi gestiamo. Oggi alle 11:30 si va a messa, all'1 si mangia, oggi pomeriggio si va a fare un giro, domani mattina si riprende il lavoro. Il Cronos è quel tempo che l'uomo gestisce, e lo gestisce secondo i propri progetti. Il Kairos, invece, è un segmento di tempo dentro al Cronos, ma è un segmento di tempo che non appartiene al Cronos, ma appartiene a una realtà che non è l'uomo. Oggi pomeriggio un giovanotto qui presente, come un pero, si innamora di una fringuella. L'antico dice: nel Cronos del giovanotto è capitato il Kairos dell'innamoramento. In italiano dovremmo tradurre, perché non abbiamo vocaboli che siano rispettosi del testo originale greco. Nel tempo del ragazzo è arrivato il tempo dell'innamoramento. Noi adoperiamo lo stesso vocabolo per due parole originali greche. In ambito biblico, il Kairos è un tempo scelto da Dio. Kairos, per esempio, diventa per Mosè l'incontro con Dio al roveto ardente. Kairos è il momento in cui un giovanotto qualunque viene pescato da Dio e viene fatto profeta. Kairos è il momento della traversata del Mar Rosso. E potremo continuare osservando che il termine Kairos non appartiene all'uomo, appartiene a Dio e appartiene a quel disegno che Paolo chiama Mysterion e che va tradotto non con mistero ma con progetto salvifico di Dio. Nel progetto salvifico di Dio, Dio ha stabilito i suoi tempi, che sono kairoi, perché questi tempi si innestino nel tempo dell'uomo. Quando noi leggiamo il primo intervento discorsivo di Gesù nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15, noi troviamo scritto: il tempo è compiuto. Cioè Dio ha stabilito che quello era il momento più opportuno. Ha fatto incarnare suo figlio e via discorrendo. Questo è il concetto di Kairos. E allora, se lo riportiamo all'interno della logica biblica, noi dovremmo dire che il momento in cui scatta un'amicizia o scatta un innamoramento, per quelle persone questi momenti, questi tempi, sono tempi che non appartengono a lui, ma appartengono al progetto salvifico di Dio. Cioè Dio ha tracciato una linea salvifica per quella persona. Naturalmente, messo in questa logica, ci rendiamo conto che per l'ebreo mettere in piedi un'amicizia o mettere in piedi un dialogo affettivo impegnativo che porti alla famiglia non è un fatto puramente emozionale, ma è un fatto che appartiene all'ambito del sacro. È un ambito che coinvolge quello che noi chiameremo la religiosità dell'individuo. Lì c'è dunque una presenza divina particolare. L'amicizia non è un fatto istintivo per il mondo biblico, ma è una realtà dove Dio entra, qualche volta anche da prepotente, nella vita dell'uomo. Il Siracide dunque presenta in maniera sintetica questa visione sia dell'amicizia sia dell'amore coniugale. È un momento che appartiene al progetto salvifico di Dio per quell'individuo, per quelle persone. Non è un fatto puramente umano. Avviene nell'umanità della persona,
ma non appartiene tutto all'umanità della persona. Quali sono le ricadute? Il Siracide non ne parla, ma la testimonianza biblica veterotestamentaria ne parla abbondantemente. Quando nasceva un'amicizia, si stabiliva una berit, cioè gli amici facevano un'alleanza, esplicitavano questa sacralità che loro vedevano presente in questo avvenimento. Tra Davide e Gionata c'è una berit in cui loro stringono un patto, ma così forte che Gionata non può più essere totalmente fedele a suo padre Saul. E quando Saul decide di ammazzare Davide, Gionata rompe il rapporto con il padre e avvisa l'amico e gli dice: scappa perché mio padre ti deve uccidere. Oggettivamente Gionata tradisce suo padre. Perché? Perché non può tradire una berit, mentre tra padre e figlio non c'è nessun tipo di alleanza, ma c'è solo un legame di sangue. Tra amico e amico c'è questa berit, questa alleanza, che non può mai essere tradita. Il profeta Michea parla di marito e moglie come due esseri che sono legati da una berit, ed è il primo profeta che si scaglia in maniera violenta contro la facilità ebraica di ripudiare la moglie, non di avere più mogli, ma di ripudiarle, perché dice: tra l'individuo X e la individua Y non c'è un legame che appartenga al capriccio umano, ma c'è un legame dove è entrato il sacro. Dunque tu hai una moglie, due mogli, tre mogli, quattro mogli, li hai scelte, sì, loro hanno scelto te, sì, te le tieni. Costi quello che costi, perché rompere un rapporto significa rompere qualche cosa di sacro, non qualche cosa che dipende solo dalla volontà dei due contraenti. Perché se dipendesse dalla volontà dei due contraenti, è chiaro che come questi due hanno scelto di stare insieme, possono liberamente, tranquillamente scegliere di non stare più insieme. Ma Michea dice: state attenti che nel momento in cui voi umanamente avete fatto scattare questo legame, sappiate che quel legame è un kairos, è un tempo che non vi appartiene, è un momento in cui Dio ha scelto di dare il suo tocco di presenza a quello che voi pensate essere solo un legame affettivo umano. È il primo profeta che ragiona così. Il Siracide, che si colloca alla fine di questo cammino culturale e antropologico, oltre che teologico, propone con questa frase velocissima questo pensiero che io ho cercato di sintetizzarvi. E adesso, con queste premesse, vediamo cosa dice dell'amicizia. Sull'amicizia, come sul matrimonio, ci sono diverse schede del Siracide. Io ne ho scelte solo due, perché hanno qualche cosa di particolare da dirci. Siamo alla linea 43. Una bocca amabile moltiplica gli amici. Un linguaggio gentile attira i saluti. Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su 1000. Se intendi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. C'è l'amico compagno a tavola, ma non resiste nel giorno della sventura. Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi familiari, ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e dalla tua presenza si nasconderà.
tieniti lontano dai tuoi nemici e dai tuoi amici guardati. Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore. Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così sarà il suo amico. Niente riflessioni per il momento, solo analisi della forma. Non conosciamo greco, non ci interessa proprio niente, andiamo a vedere il testo greco lo stesso. Fate conto che sia una pittura, d'accordo? Quindi mai sensi di inferiorità verso queste cose. Se voi guardate il testo greco, io ho cercato per quanto mi è possibile di evidenziare quello che meritava essere evidenziato, voi notate che la prima riga, la linea 29, il versetto 5, ha qualche parola in grassetto, vero? La seconda riga non ha niente. La terza sì, quarta anche, il 33 idem, il 34 lo stesso, poi 35 e 36 non ha niente. Dal 37 al 41 invece ha qualche cosa. Che cosa c'è sottolineato? Semplicemente la parola amico e la parola amicizia, o nemico o inimicizia. Solo a occhio voi potete dire: qui noi ci troviamo di fronte a qualche cosa di spurio. Perché la linea 30 non ha niente di grassetto? Perché la linea 35 e 36 non ha niente di grassetto? La risposta è di una semplicità sconcertante. Se avessimo tempo e modo potremmo dimostrare che queste tre linee non appartengono al Siracide, cioè non appartengono all'ebraico 1, ma appartengono all'ebraico 2, sono aggiunte fatte della seconda edizione, dove chi ha aggiunto il testo non ha prestato attenzione al gioco di equilibrio che aveva creato il maestro nella prima edizione. Detto questo, andate al testo italiano e potete notare come il versetto 11, linea 49, e il versetto 12, linea 50, non sia altro che un commento alla linea 46, 47, 48, cioè versetti 8, 9, 10. 8, 9, 10 sono i versetti che parlano dell'amico fasullo, mentre i versetti 14, 15, 16 notate che c'è proprio l'aggettivo pistos, fedele, che viene ripetuto. Qui si parla invece dell'amico buono, quello autentico, fasullo sopra, autentico sotto. Se teniamo presente quanto abbiamo detto all'inizio sulla linea 20, possiamo capire perché il Siracide al versetto 16-17, linea 54 e 55, infila dentro il timore del Signore. Se l'amicizia non è solo e unicamente un'esperienza umana, ma è anche un'esperienza attraverso la quale passa la salvezza che Dio ha progettato per te, è chiaro allora che questa amicizia viene valorizzata al massimo della sua potenzialità solo da coloro che temono Dio, cioè da coloro che sono credenti. Perché il credente sa cogliere in questo rapporto qualche cosa che lo supera. Chi invece non è credente gode dell'amicizia per la sua dimensione puramente orizzontale e antropologica e perde questa dimensione, chiamiamola così, salvifica. Bene, vediamo adesso di capire alcuni punti di questo testo.
quello che può impressionarvi di più è il versetto 7. Per quanto riguarda invece il versetto 5, vi dirò che la traduzione non è proprio la cosa più precisa, perché larynx, la prima parola della linea 29, di per sé non sarebbe bocca, ma sarebbe quella che io ho fasulla, è la laringe, cioè il tono della voce. Non è la bocca amabile, ma il tono amabile. Non so se voi avete mai fatto esperienza, ci sono delle persone che hanno una forma, un tono di voce, una pastosità di voce che è irritante. Man mano ascoltate la persona, vi accorgete che la persona non è estranea alla responsabilità di questo tono di voce che si è creato. Perché quella acidità che sentite nella voce lo percepite dopo nell'animo di quella persona. È vero che ci sono persone che hanno una voce suadente e poi ti fregano in maniera formidabile. Quindi non è il tono che mi dà il giudizio sulla persona. Comunque, al di là di queste considerazioni, ci sono delle persone che hanno un tono di voce affascinante. E allora il nostro amico dice: chi ha un tono di voce affascinante moltiplica gli amici, non bocca amabile, perché la bocca è bocca, punto e basta. È un fornetto con un po' di denti e non è che abbia particolari amabilità. Mentre invece la glossa, il linguaggio, è una cosa importante, questo sì. Saper adoperare le parole al modo giusto, con le forme corrette, molto spesso appiana il dialogo tra le persone. Se io dico a uno tu sei cretino, ho già rotto tutto. Ma se io dico ti sei chiesto se il tuo comportamento, il tuo intervento poteva essere diverso da quello che hai fatto, gli metto il sospetto e sarà lui a darsi la risposta, non io a dargli il giudizio. Porre la domanda significa evitare le ferite. Invece noi molto spesso adoperiamo la lingua come fosse una clava e quindi se in quel momento lì ci venisse in mente questo versetto del Siracide, trasformeremo la clavata in una domanda, e voi sapete che il segreto della domanda è formidabile a livello di comunicazione, perché lascia all'altro la libertà. L'altro può dire non è vero e tu taci. L'altro può dire sì è vero e prende consapevolezza dell'aiuto che gli stai dando con la critica costruttiva che gli proponi attraverso la domanda. Ma quando tu dici sei stato stupido, esiste un automatismo per cui l'altro si chiude nel migliore delle situazioni e non ti risponde e fa l'offeso, quando addirittura non ti restituisce pan per focaccia. Allora, due ferite non fanno una guarigione. Una domanda può diventare strumento di guarigione. Capite cosa significa questo linguaggio? Sono forme che noi dovremmo pian piano scoprire, ma non solo nel dialogo urbano. Se noi applicassimo questi criteri di contatto e di comunicazione non solo a livello di buona educazione con il prossimo, ma se avessimo questa buona educazione anche con la moglie e con il marito, pensate quante baruffe in meno, quanti musetti in meno e quante piccole punte di risentimento in meno. È scritto, basta leggere.
Il secondo elemento che volevo evidenziarvi è qualche cosa che può stupire. Al versetto 7 si dice: se intendi farti un amico, mettilo alla prova. È una grande legge. Se andiamo a vedere che cosa c'è al posto della parolina prova in greco, siamo alla linea 31, versetto 7, scopriamo con sorpresa che c'è la parolina peirasmon, nel testo greco empeirasmo, eiktasai philon empeirasmo. Voi ricordate il Padre Nostro? Nel Padre Nostro, proprio nell'ultima parte, c'è non ci abbandonare alla tentazione. Questo peirasmos che si trova dentro al Padre Nostro è lo stesso peirasmos che troviamo qui. La distanza linguistica fra i due, guardate che è pochissima, sono circa 250 anni. Tra il Vangelo di Matteo e il Siracide sono circa 250 anni. Peirasmos significa una situazione dalla quale si esce o credenti o atei, o dalla parte di Dio o addirittura contro di Lui. Non è dunque la tentazioncella da 4 palanche, è una prova seria. E il Siracide dice: come Dio fa vivere a noi questa esperienza, in cui noi possiamo misurare la nostra serietà del rapporto con Lui, sappi che la stessa serietà la devi avere tu con l'amico, ma anche l'amico con te. E quindi è giusto che ci sia, prima o dopo, il momento difficile, in cui uno sceglie non più in base ai calcoli, ma in base a quella scelta radicale che il cuore gli ha suggerito, dove la parola interesse non entra dentro. Vi è chiaro? Il peirasmos dunque è necessario, perché molto spesso noi diamo il nome alle cose e quel nome è sbagliato, è superficiale, è convenzionale, non è autentico. E siccome noi non abbiamo nessun altro mezzo per dominare la realtà se non la parola, quando tu hai sbagliato parola, non domini più la realtà. Quando un medico dice tu hai una broncopolmonite e invece hai un tumore, a cascata vengono fuori gli equivoci. Perché diagnosi broncopolmonite significa un certo protocollo di terapia. Diagnosi tumore, c'è un altro protocollo di terapia, sì o no? Non chiamare in maniera corretta la realtà significa non saperla più gestire. E quindi, se tu chiami amicizia ciò che non è amicizia, tu non sai gestire questo rapporto.